Per la serie La barca usata, oggi rispondiamo a una domanda semplice. Io, diportista che voglio comprarmi una barca usata, quando salgo a bordo, cosa devo andare a vedere per capire più o meno com'è questa barca e decidere se vale la pena poi andare a fare una trattativa o invece è meglio starmene lontano? Per rispondere a questa domanda abbiamo invitato uno dei maggiori professionisti in questo campo che noi abbiamo in Italia. Andiamo a vedere cosa dobbiamo andare a guardare per capire se una barca usata vale la pena o no di essere trattata. Siamo a Cala de Sardi, a Marina Cala de Sardi, all'ingresso della Costa Smeralda ed è inverno, è dicembre. E questo è un marina del gruppo NSS e qui c'è la flotta di NSS, le barche che voi vedete qua adesso stanno andando via, stanno andando in cantiere per fare il rimessaggio invernale. NSS ha la più grande flotta charter che è in Italia, ma poi è anche un gruppo che vende imbarcazioni, loro vendono tantissimi Lagoon e anche tanti Beneteau. Siamo venuti qua perché veniamo spesso qui per fare i nostri video e oggi vogliamo parlare di un argomento importante che è la prima visita. Dopo anni di charter probabilmente avete deciso di comprare una barca usata. Per comprare una barca usata cominciate ad andarle a vedere e dovete scegliere su quale barca concentrare la vostra attenzione. Dovete farlo con un minimo di perizia, con un minimo di sistema, perché una volta che voi avete deciso, avete fatto la trattativa, avete trovato l'accordo con il prezzo, poi dovete chiamare il perito, ma il perito è un personaggio che costa, fa una perizia che è complessa, vi deve fare un report, è un lavoro piuttosto lungo e non lo potete fare per 3, 4, 5 barche, per cui la scrematura iniziale dovete farla voi con le vostre competenze e in questo video vogliamo proprio darvi dei suggerimenti per andare a vedere delle cose specifiche per capire come sta quella barca, se quella barca vale la pena o meno di essere presa in considerazione. Per farlo, come sempre, abbiamo chiamato uno dei personaggi, uno degli esperti maggiori che abbiamo in Italia in questo settore, che adesso andremo a conoscere. Ma prima di questo vi voglio lasciare per 30 secondi insieme a NSS Group che vi dirà cosa fanno e chi sono. Ci vediamo subito dopo in barca. Quando pensi a una vacanza in barca, pensa a noi. Pensa a NSS. Da sempre lavoriamo per offrirti il miglior servizio possibile. Importiamo Beneteau e siamo i primi dealer Lagoon in Europa. Nella nostra flotta charter abbiamo le barche più nuove, le più grandi, quelle che non ha nessuno, le più belle. Se vuoi andare in barca, affidati a noi. Gruppo NSS. Ciao Stefano. Ciao Maurizio. Stefano Cioni. Stefano Cioni, ho bisogno di un minuto per spiegarvi chi è, per farvi capire le sue competenze, perciò per capire quanto siano validi i consigli che lui ci dà. Stefano innanzitutto è un giornalista di Solo Vela.net, voi i suoi articoli li trovate spesso sulle nostre pagine e lui tratta tutti temi tecnici. Poi per molti anni è stato un istruttore della Clipper Race. La Clipper Race è una regata che fa il giro del mondo sulla rotta, per l'80% sulla rotta della Vendée Globe, per diportisti, cioè per persone non professioniste, proprio perché sono semplici diportisti. Prima di mandarli a fare il giro del mondo bisogna fargli un corso di 2 mesi in oceano. Lui è stato per molti anni uno degli istruttori che faceva appunto questi corsi. Ma Stefano ha anche una scuola collegata con la Royal Yachting Association, che è la più grande scuola di vela, la più riconosciuta scuola di vela del mondo anglosassone, dove fa i corsi Yacht Master, che sono appunto il massimo livello della scala dei corsi della Royal Yachting Association. E poi è infine un perito nautico, ma non è un perito nautico che si è basato sulla sua esperienza pur lunghissima e pur veramente molto intensa, ma è uno di quei periti che della perizia nautica ne hanno fatta una scienza e l'hanno proprio studiata. Stefano, cosa hai studiato? Ciao Maurizio, allora sì, io ho studiato alla Portsmouth University, dove ho preso un diploma in yacht surveying, ovviamente durante il mio periodo in Inghilterra, mentre lavoravo in Inghilterra, e dopodiché sono stato approvato dalla Guardia Costiera inglese come ispettore di registro per il registro britannico, ovvero per tutte quelle ispezioni
appunto previste dalla codifica delle imbarcazioni anglosassoni. Perfetto. Per cui adesso abbiamo chiaro che Stefano è una di quelle persone che effettivamente quando dice una cosa sa di cosa sta parlando. Andiamo a iniziare. Stiamo su un Oceanis 40.1 che è una barca della flotta di NSS Charter e vogliamo vedere quelle cose che io, diportista semplice che arrivo a fare la prima visita, devo andare a vedere per rendermi conto se quella barca vale la pena o no di essere trattata e quindi periziata. Andiamo a Benissimo, iniziare? facciamo una carrellata degli elementi principali. Perfetto, andiamo. Iniziamo ora a vedere i controlli che tutti possono fare a bordo di una barca. Quindi la prima cosa sarà montare a bordo e farsi una prima impressione, capire se si tratta di una barca ben mantenuta. Certamente. Questo ci dà subito idea se ha avuto le cure e le attenzioni di un oggetto di valore come un'imbarcazione. Il consiglio è quindi di farsi uno schema e partire di analizzare con ordine da poppa verso prua e oltre che uno schema proprio una lista, che ovviamente si evita dimenticanze. Così da voce in voce. Benissimo, si partirà quindi dalla poppa, capire le piattaforme, scalette, pulpiti, che sia tutto in ordine e ben funzionante, per muoversi a uno degli elementi fondamentali della barca, che è la timoneria. La timoneria dobbiamo controllare in prima cosa che le ruote del timone abbiano la stessa perpendicolarità, che siano in linea, che non abbiano subito degli stress in caso di maltempo o comunque qualcosa o qualcuno ci sia caduto sopra. L'altra cosa che controlleremo sarà il movimento fluido di entrambe le ruote da parte a parte. Questo ci farà capire che il meccanismo di trasmissione, che si chiamano i frenelli, che poi verranno controllati approfonditamente da un perito, è in ordine. L'altra cosa che noi controlleremo sulle ruote sarà di andare a chiudere la frizione, controllare che effettivamente si blocchino. Una volta riaperta la frizione, che fra le due ruote non ci sia un gioco eccessivo. Spostandoci oltre, nelle colonnine del timone troveremo gli strumenti che ovviamente si capisce se funzionano o no, basta accenderli e vediamo che funzionano. Le altre cose che non dovranno essere stressate saranno tutti tienti bene e le colonnine laddove ci sono, quindi che non abbiano né gioco e che non presentino alla base delle zampe di gallina, segni di ruggine o cricche vere e proprie, perché sono tutti segni che hanno avuto uno stress. Certo, quelle sono anomale. le spie dello stress che hanno ricevuto. Esatto. Detto questo, ovviamente il resto poi lo farà un perito nell'opera, diciamo, tutta la parte dettagliata. Spostiamoci verso il pozzetto. Allora, vediamo gli elementi fondamentali che troviamo in pozzetto. Per prima cosa vale sempre la regola di capire che tutto sia ben saldo e solido e che non abbia subito stress, quindi questo bisogna sentirlo. L'altra cosa, le cose fondamentali sono i gavoni che troviamo dove riponiamo parabordi, ancore, a volte la zattera, che funzionino, che si aprano in maniera regolare, si chiudano bene e non presentino un gioco anomalo. Benissimo. Cosa invece fondamentale saranno le finestrature e gli oblò, che sono importantissimi in una barca perché permettano di mantenere stagno il sottocoperta. Per quanto riguarda le finestre, che in questo caso le abbiamo in tuga ma le abbiamo anche sullo scafo, che questo plexiglass non presenti né cristallizzazioni e né infrangimenti né delle creste, perché si capisce da solo quanto possa essere pericoloso. Certamente. Per quanto riguarda invece gli oblò, l'oblò è quella finestra che si apre per permettere la reazione sotto coperta. Oltre alla bontà della parte in plexi, dobbiamo vedere che sia il telaio che i cardini e i meccanismi di chiusura funzionino in maniera normale. Quindi capiamo subito se anche lì hanno gioco oppure no, quindi li andiamo a controllare. Un pochettino e cosa fondamentale sarà invece la gomma, quindi la guarnizione. È ovvio che la guarnizione è una tenuta, quindi se quella guarnizione non è stata manutenuta bene, quella manutenzione comporterà che quella gomma sarà secca e quindi ci saranno delle crette e anche la tenuta non sarà ottimale. Certamente, però quella si può sostituire. Quella si può sostituire, fa sempre parte della manutenzione. Tutto questo si trasferisce anche a un'altra grande finestratura che è l'ingresso al sottocoperta. Quindi anche qui dobbiamo controllare che tutto sia sempre in linea. Per quanto riguarda invece le strutture di coperta per la manovra a vela, i winch sono un elemento fondamentale, sono alla base delle manovre. Quindi la prima cosa che controlleremo sarà che il loro movimento sia fluido e che questo rumore che sentiamo, che sono le castagne all'interno del winch, sia evidente, non sia ovattato, perché se lo sentiamo ovattato vuol dire che c'è dello sporco, ci sono delle morchie, quindi c'è dello sporco che si è mischiato insieme
ai lubrificanti di questo meccanismo. Questo deve essere pulito, deve essere un rumore pulito e squillante. Esatto, un rumore pulito. L'altra cosa è la tenuta. Ovviamente le manovre avranno una forza superiore a quello che possiamo fare con la mano, però già qui ci dà un'idea che tutto sta andando nel verso giusto. In cima abbiamo il self-tailing. Questo è uno strozzatore che deve essere, oltre che essere integro e in buono stato, ne controlleremo le molle che abbiano una risposta solida. Certo, cioè devono sforzare per scendere, esatto, e sono per salire. molto devono spingere molto per resistenti. salire. Esatto. Perfetto. L'altra cosa, controlliamo gli stopper. Gli stopper, movimento fluido, quindi li controlleremo uno dopo l'altro, ma una cosa che dobbiamo vedere è, azionando questo grilletto sulla cam, si chiama, come c'è scritto sopra, che questi denti che vediamo siano in buono stato. Oh, questa non è plastica, no? Questa non è plastica, questo è metallo anodizzato, e non è anodizzato nero a caso, perché questo ci dà anche la spia, perché appena iniziamo a vedere il colore del metallo, ecco, inizia un segno ovviamente di frizione. Certo, e che quindi se necessita esce attenzione. fuori il metallo vuol dire che si è consumato, perciò è il momento di andargli a dare un'occhiata. Esatto, ma la cosa importante è che i denti siano Certamente. ben evidenti e Ben tenaci. evidenti, certamente. E adesso passiamo Dopo di questo io passerei, diciamo, nella zona prodiera. nella zona insomma. prodiera. Passando avanti, fra i controlli che tutti possono fare, giusto come impressione della qualità della barca, è che non ci siano flessioni in coperta. Proprio camminando bisogna sentire che la coperta sia solida e che tutti gli accessori di coperta siano ben saldi, così come le gallocce di ormeggio, e man mano che passo avanti anche i candelieri che siano ben saldi. Mi sembra che si muove abbastanza. Perché dici che è solido? Beh, in questo caso perché qui si tratta di un candeliere tubolare montato su una basetta che è un pernio, quindi la base è fissata allo scafo e il tubolare sopra attraverso un pennio di ritegno. Quindi quello che io devo andare a vedere non è che si muova quassù il candeliere, ma è che alla base, dove c'è fra metallo e scafo, non ci siano movimenti anomali, né cricche né zampe di gallina. Benissimo. Una particolare attenzione dovrà essere data anche all'alberatura, quindi all'albero, e alle sartie, che sono i cavi che sostengono l'albero. Uno dei punti più incriminati nel sartiame, dove i cedimenti sono più probabili, sono nei terminali a pressione, ovvero l'acqua filtra dall'altro, dalle spire di questo cavo, all'interno con il salmastro crea dell'ossido. Quest'ossido va a comprimere dall'interno questo tubicino di metallo, che in realtà è stato pressato, creandoci una crepa. E come me ne accorgo io? La prima cosa Prima che succeda, chiaramente. Esatto, il primo segno sono una ruggine superficiale, ovvero una ruggine che dall'interno è passata all'esterno. Io provo con una paglietta a pulirla, quindi se ho qualcosa che ci posso grattare, se questa va via vuol dire che era soltanto un ossido superficiale, se questa rimane invece serve un'indagine molto più approfondita, anzi è già un segnale di allarme che probabilmente il sartiame sarà da cambiare. Vabbè, che comunque questa è una cosa che poi andrà a controllare il perito. Assolutamente, qui diamo sempre dei consigli a carattere generale, Certo. molto generale. Sulla base d'albero, un altro danno evidente che noi possiamo trovare saranno delle cricche o degli avvallamenti. Quindi la coperta non seguirà più un piano costante, ma sarà un piano irregolare. In questa irregolarità ovviamente è un'anomalia evidente. L'altra anomalia evidente saranno delle crepe in senso longitudinale o trasversale sulla base dell'albero. E quelle sono veramente gravi. E questi sono veramente gravi perché si capisce che bisognerà rilaminare e ripassare tutta la sospensione dell'albero. Certamente. Per quanto riguarda gli accessori, ovviamente ne abbiamo già parlato, ma ci danno una indicazione sullo stato di manutenzione generale. Poi sono cose che si cambiano anche facilmente. Certamente. Ci spostiamo adesso in avanti per guardare nella zona prodiera quali possono essere gli elementi fondamentali. La prua è una zona per dimensioni rispetto ai passavanti dove le flessioni in coperta sono evidenziate perché abbiamo dei leveraggi superiori, quindi sentiamo sicuramente saranno molto più accentuate e chiunque sarà in grado di poterla apprezzare. Cioè dobbiamo vedere questa zona e quella e la zona della tuga. Una particolare attenzione andrà nell'estrema prua dove si trova il salpaancore. Il salpaancore
crea una leva, perché spesso viene utilizzato lasciando la catena sul barboten. Certo. Quindi lasciando la catena sul barboten, anche il salpancore stesso, ovviamente oltre che lavorare male il salpancore, quindi l'asse stessa del motore si va a rovinare, ma crea anche una leva sulla coperta e quindi intorno al salpancore si possono creare le famose cricche e le famose zampe di gallina che abbiamo visto che non vanno mai bene da prua a poppa. A poppa, certamente. Ora, a volte sono anche dei danni estetici, non necessariamente sono danni strutturali. Non tutte le zampe di gallina vuol dire che c'è un problema strutturale della barca. Stiamo cercando comunque di dare delle spie, degli indicatori che chiunque certo. può utilizzare quei 3 punti fondamentali, quindi sapere che le cose devono essere ben fissate, non devono avere gioco e non si devono vedere delle crepe. Queste sono le 3 cose principali su cui una prima ispezione molto semplice si deve basare. Benissimo. E adesso, siccome sta anche iniziando a piovere, io andrei a fare il terni. Con che cosa vogliamo iniziare qui? Allora Maurizio, inizierei a fare una piccola chiacchierata sul motore. Benissimo. Il motore è uno degli elementi principali sulla propulsione della barca, un elemento certo. fondamentale per le manovre di ingresso e uscita dal porto in caso di emergenza. Quindi bisogna assolutamente che il motore sia affidabile per una barca a vela. Per prima cosa che si va a vedere è lo stato generale. Quindi un occhio anche meno esperto potrà rendersi conto se una sala macchina è stata ben tenuta oppure no. Il che significa se il motore presenta ruggine, non ha la sua colorazione, quindi il suo smalto con cui è stato colorato è ancora ben visibile, oppure le sentine sono sporche di gasolio, olio motore o altri liquidi, vuol dire che ci sono dei problemi che al momento sono in corso su quel motore e che la manutenzione probabilmente non è stata fatta correttamente. Che questa è la cosa fondamentale, la manutenzione. Voi considerate che una barca ben manutenzionata probabilmente sta bene, una barca non manutenzionata molto probabilmente sta male, ha problemi non solo nel motore ma in altre componenti, per cui dal motore voi riuscite a capire se quel proprietario è uno che manutenziona bene la barca o no. Altra cosa che si vede che si deve cercare di vedere subito sul motore sono le tubazioni in gomma, sia dell'aspirazione acquamare che dello scarico acquamare, perché il motore è anche una pompa che prende dal mare e butta l'acqua fuori, quindi se quelle tubazioni non sono stagne, la barca ha un serio problema di galleggiabilità. Perciò cosa devi andare a vedere? Noi andiamo a toccare materialmente le tubazioni, proviamo a strizzarle, se sono croccanti, ecco, magari quella è una manutenzione che avrebbe dovuto essere fatta. Certo, perché se sono croccanti vuol dire che si sono cotte, per cui non dovrebbero essere state sostituite e non lo sono state, quindi la manutenzione non è stata fatta. Esatto. Tutte le altre cose poi devono essere viste con strumenti adeguati per guardare il Detto motore. questo, cosa andiamo a vedere? Io andrei a vedere, mi concentrerei su delle cose principali che si trovano sui prigionieri di ritegno della chiglia. Andiamo. Altra zona particolarmente interessante, particolarmente sensibile di una barca sono le sentine. Le sentine di base devono essere pulite e asciutte, che sono sintomo di una buona manutenzione. Questa asciutta non lo è, ma perché abbiamo fatto pulire la barca, infatti vedete c'è anche ancora il sapone della sentina, niente di grave. Ecco, e nella sentina troviamo i prigionieri del bulbo, ovvero quei perni che mantengono il bulbo attaccato allo scafo. È un elemento molto importante perché specialmente in caso di incaglio sono quelli che possono creare dei danni alla struttura dello scafo. Certamente. La spia di questi danni ce la danno principalmente il primo e l'ultimo prigioniero, perché pensate cosa succede. La barca quando va a incagliarsi, il bulbo, che è un appendice che scende molto in profondità, crea una leva estremamente importante data dall'abbrivio della barca e dal suo peso. Certamente. Questa leva mi crea sul primo prigioniero, ovvero quello che sta a prua via, un fenomeno di tensione. Quindi il prigioniero viene tirato verso il basso e lo scafo con lui. Dall'altra parte l'ultimo prigioniero invece riceve un fenomeno di compressione e quindi questi due possono avere delle cricche. Le famose cricche che abbiamo detto fin dall'inizio che dobbiamo sempre fare attenzione. In questo caso sono cricche strutturali, quindi sono cose a cui dobbiamo parlare. Sì, però in questo caso non sono zampe di gallina, no, sono proprio queste fessurazioni. sono proprio delle fessurazioni. Un'altra cosa importante da vedere in quest'area è la forma dei madieri. Il madiere deve essere liscio, non deve presentare delle sbollature e né infrangimenti. Soprattutto questo, vedete questo? Questo è il puntello
che distribuisce la compressione dell'albero. L'albero poggia sopra questa struttura, quindi questo madiere, il madiere è una struttura di rinforzo longitudinale dello scafo e deve essere particolarmente solido. Nel nostro caso il primo bullone ci presenta un po' di ruggine. Ecco, quella ruggine non è grave, però è sicuramente un campanellino di allarme su una barca nuova come questa, dove dobbiamo iniziare a considerare di fare un'indagine un po' più approfondita. Certamente, certamente. Da qua mi sposterei sulle prese a mare. I controlli essenziali che dobbiamo fare su una presa di mare è sicuramente guardarne l'aspetto, ovvero che non presenti ossidazioni evidenti, soprattutto il colore verde è un'ossidazione verde, è un colore che deve dare un segno di allarme abbastanza importante, che alla base non presenti gocciolamenti o ossidazioni evidenti, in quanto la base è il passascafo, quindi soprattutto per quelle prese che sono sotto la linea di galleggiamento diventa un pericolo molto importante, in quanto sono una via d'acqua estremamente pericolosa. Dobbiamo cercare di vedere la loro stabilità, quindi che siano bene ancorate e ben serrate nella barca e che la valvola funzioni in maniera fluida, come vediamo fare qui adesso, in quanto il meccanismo a sfera all'interno vuol dire che è stato ben mantenuto e che è ancora capace di funzionare. Il portagomma infine deve avere una doppia fascetta e il tubo a cui è connesso deve essere in buone condizioni. E con questo Stefano ci ha dato una serie di consigli che credo che siano stati molto utili. Chiaramente non è tutto quello che c'è da vedere quando si va a visitare una barca, ma è le parti più importanti. Per dire tutto, il video sarebbe dovuto durare un'ora e questo non era possibile. Ma soprattutto sono le cose che ognuno può fare da sé. Certamente, giustamente, queste sono le cose che voi, anche senza grandi esperienze, potete andare a controllare per farvi un'idea se la barca che state visitando vale più o meno la pena di essere poi trattata. E non utilizzate un sistema rigido, non c'è nessuna barca che sta tutta a posto o tutta in disordine. Per ogni barca dovete calibrare le diverse cose, ovvero sia nella vostra checklist, guardate quello che è andato male, quello che è andato bene e poi tirate fuori un bilancio e sulla base di quello andate a decidere se vale la pena o no, mai soltanto su un semplice elemento, a meno che non sia un elemento chiaramente di quelli fondamentali. Detto questo, io ringrazio Stefano per la consulenza che ci ha voluto fare, ringrazio la NSS Charter per averci messo a disposizione la barca e tutto quello che ci è servito per fare questi video e ringrazio voi per l'attenzione che ci avrete voluto prestare e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Veranet.